Ragazzi, da quanto tempo non porto un tutorial su LumaFusion, un effetto un po' carino, una cosa semplice, alla mia maniera sempre. Ho visto un tutorial fatto in DaVinci Resolve, infatti ci siamo confrontati con Marco, ormai è il mio fedele, come dire, collega, e voglio portarvi questo tutorial. Questo tutorial è praticamente un dietro le quinte di un montaggio video, quindi vedere dalla parte dentro il monitor la persona che sta operando a fare questo montaggio. Molto semplice ed efficace. Cosa serve? Serve una ripresa di voi stessi che fate così davanti al computer come degli idioti, una faccia da ebete così, e poi una registrazione schermo. Ecco, l'unico problema, il mio iPad non è 16 noni, cioè 16 noni, ma non è un iPad Pro, quindi di nuova generazione, quindi ho dovuto stirare tutta la registrazione schermo che viene a 4 terzi, giusto? Chissà perché. Comunque va bene così, quindi il demo è stato fatto, la cosa l'avete vista, quindi è una cosa abbastanza carina. Quindi ragazzi, andiamo a vedere subito questo effetto e poi ci vediamo alla fine. Quindi per questo semplice effetto abbiamo bisogno di una ripresa nostra frontale, ok? Io ovviamente l'ho fatto il video che poi ovviamente vediamo qua, la ripresa video di LumaFusion l'ho fatta ovviamente con l'iPad. Purtroppo il mio iPad è vecchiotto, quindi non va a 16:9, ho dovuto un po' stirarla, comunque l'effetto è, si vede, ok? Quindi chi ha l'iPad ovviamente così vecchiotto, questo effetto o lo fa a 4 terzi oppure lo fa, lo stringe, lo deve diciamo stirare un po'. Comunque io ho fatto l'esempio e così ho dovuto fare. Quindi una ripresa frontale, quindi andiamo a tagliare la ripresa dove ovviamente ci sembra ok che inizi un po' il filmato, non so, vediamo di qua. Ok, dalla tastiera va benissimo. Ovviamente non so se la farò insieme uguale alla demo, però diciamo che ok, così e la buttiamo giù ovviamente nella timeline. Ok, poi abbiamo bisogno ovviamente anche di una ripresa dello schermo, cioè quindi io ho fatto in due tempi ovviamente. Ho fatto prima diciamo la registrazione schermo, ma ovviamente la registrazione schermo la possiamo fare tranquillamente separatamente da quello che poi facciamo il video, oppure potete fare tutto insieme come volete. Prendiamo la registrazione schermo, vedete questa, e ce la butto sopra, ok? Questo effetto vale diciamo di più se si fa iniziare un po' dopo, quindi io adesso conterò qualche secondo, mi lascerò ok, la mia brutta faccia, anzi togliamo l'audio anche che non ci serve. Ok, facciamo così, ok, vedete io inizio e poi facciamo iniziare ovviamente di qua diciamo la registrazione schermo, poi a seconda, ok, a vostro sentimento, se lo volete buttare più avanti lo buttate più avanti, potete spostarlo, fare durare più la vostra faccia, ok, quindi fate un po' a vostro gusto. Potete buttare sopra il vostro filmato una LUT, ok, per renderlo migliore. Potete abbassare i contrasti, ovviamente potete fare un po' quello che volete. Io ci butterò una LUT così, tanto per così, senza nessun, ovviamente, come dire, nessuna pretesa di diventare cinematografico o cosa, ok, potete buttarci una LUT, tanto per scurire anche un po' il vostro filmato e renderlo magari un pochino più cinematografico. Lasciamo così. Adesso poi qua cosa facciamo? Innanzitutto dobbiamo andare sulla clip della registrazione schermo e andare a fare questo lavoro qua, andare a metterla in opacità, cioè dai un'opacità, ecco, a secondo del vostro gusto, io non do numeri, ok, 57, 99, 82, a secondo del vostro gusto, come vi piace più marcata, meno marcata, fate vobis, ok, io non do numeri, quindi ho visto il tutorial, dovete dare 52, ma io se voglio dare 69, no. Ok, così. Poi andiamo ad applicare sul filmato stesso, ho visto che c'è un colorazione blu,
Ok, blu perché? Ma io non so, io mi sono inventato sta cosa, poi magari non so se è vero o no. Ecco, blu perché dà un po' la sensazione dello schermo, ok? Che è un po', vedo che si dice gli occhiali blu, quindi io ho messo il blu, ragazzi, ho messo il blu, va bene. E poi per aggiungere un tocco di finezza vado un po' avanti e gli do anche un fade. Ok, una transizione. Ok, vediamo un po' l'effetto che fa adesso, ma non è ancora finita. Ok, vedete, siamo dentro, il computer ci sta guardando, ma per finire il lavoro, ovviamente, andiamo qui, andiamo nel primo frame della registrazione schermo, parlo sempre, andiamo qua e mettiamo più grande, ok, come volete, 190, 150, 1000, quello che volete, ok? E vedete che io l'ho stirato perché purtroppo, ragazzi, non potevo fare altrimenti, quindi facciamo così e facciamo una bella chiave. Ora andiamo avanti finché volete, cioè dove volete farlo iniziare a rimpicciolire, dove volete voi. Diciamo che ci fermiamo qua. Mettiamo a posto la candela. Ok, e andiamo a vedere il risultato finale. Ok, vedete? Si rimpicciolisce. Eh, e quindi dà un effetto, ok, un po' più gradevole. Poi a seconda sempre di quanto volete far durare il fotogramma, la chiave, quello che è, ok? Poi, in finale, possiamo andare a determinare, magari possiamo spegnere il livello, questo qua. Allora, facciamo così. Spegnere questo livello perché? Per vedere dove abbiamo le mani che usano la tastiera, ok? Ecco per dire questa qua, ok? Io non ve la faccio tutta, ma avete già visto il preview che era, penso, interessante. Andiamo qua. Io ho già trovato dentro qui dei cosini per andare alla tastiera. Allora, ho trovato, vedete, io ho Storyblocks, quindi ho trovato delle tastiere, tipo questa qua, sentiamo un po', Storybox Audio. che ovviamente non me ne ricordo più, perché cosa volete fare? Da un momento all'altro non mi ricordo più cosa uso. Allora, le tastiere sono queste, ok, ho trovato questa. Quindi cosa faccio? Vado dove è, vedete la mia mano che si muove, più o meno, ragazzi, poi con diciamo, con lo schermo sopra, ovviamente non si vede, ok? Vedete che rende l'idea? Quindi andiamo a scoprire questo e vediamo l'effetto che fa, ovviamente con la tastiera messa. Ok, entra ovviamente ok, e la tastiera, vedete? Quindi vi invito poi a fare il vostro filmato e a mettere ovviamente la tastiera dove, se volete, ovviamente, vedete, c'è un'altra qua, quindi possiamo andare, vedete, faccio le mani, ne metto un altro tipo, la metto qua, ok, magari va un po' indietro questa qua, la spostiamo leggermente più indietro e via. Ok, vedete che rende l'idea alla grande. Cosa ne dite di questo effetto che ha portato il buon Gennaro? Sono un po' impazziti in questo periodo. Comunque, avete visto, molto semplice ma efficace. Un effettino che possiamo usare per un intro, per una cosa. Possiamo anche utilizzarlo per ripassare un po' i comandi di LumaFusion. Quindi, cosa dirvi in conclusione? Sempre la stessa cosa. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, ragazzi, che mi fate crescere, che poi può servire a qualcuno di voi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Arrivederci.